Vogliamo trovare tutte le soluzioni reali dell'equazione x meno 1 su x alla 1 mezzo più 1 meno 1 su x alla 1 mezzo uguale ad x. Prima di tutto osserviamo chiaramente che x deve essere diverso da 0, ma soprattutto che a sinistra dell'uguale stiamo sommando due radici quadrate. Chiaramente la somma di due radici quadrate non potrà che essere un numero positivo, quindi dobbiamo porre la condizione che x sia maggiore di 0. Fatto ciò, posso iniziare a fare il minimo comune denominatore all'interno delle parentesi tonde, quindi avere x quadro meno 1 fratto x alla 1 mezzo più x meno 1 fratto x alla 1 mezzo uguale ad x. In entrambi gli addendi a primo membro abbiamo una radice di x a denominatore, per cui moltiplico entrambi i membri per radice di x, ottenendo così x quadro meno 1 alla 1 mezzo più x meno 1 alla 1 mezzo uguale ad x radice di x. A questo punto posso serenamente elevare al quadrato entrambi i membri. Quindi a primo membro ottengo semplicemente x quadro meno 1, che è il quadrato del primo, più x meno 1, che è il quadrato del secondo, più il doppio prodotto, quindi più due volte x alla seconda meno 1 per x meno 1, tutto ciò sotto radice, uguale a x alla seconda per x, quindi x alla terza. Teniamo a primo membro solo la radice, quindi 2 per la radice quadrata di. Svolgo questa moltiplicazione che mi dà x alla terza meno x alla seconda meno x più 1, quindi uguale a che cosa? X alla terza meno x alla seconda meno x più 2. Ho portato a destra tutto ciò che non era sotto radice. Perfetto, adesso osserviamo che la quantità sotto radice e il secondo membro sono molto simili, differiscono solo per il termine noto, qui ho 1, qui ho 2, ma io posso comunque porre, per semplicità, t uguale al radicando, quindi x alla terza meno x alla seconda meno x più 1. Che cosa otteniamo così? 2 radice di t uguale a t più 1, giusto? Perché se a t sommiamo 1, questo qui diventa un 2 ed è esattamente il secondo membro. Ora torniamo a elevare al quadrato entrambe le quantità, così da ottenere 4t uguale a t più 1 al quadrato. Chiaramente lo posso scrivere come t quadro più 2t più 1. Portando tutto da un lato ho t quadro meno 2t, mettendo insieme 4t e 2t, più 1 uguale a 0. Questo non è altro che t meno 1 questa volta al quadrato uguale a 0, quindi t sarà uguale a 1. Però noi non eravamo interessati a trovare t, quindi dobbiamo ricordarci qual è l'espressione di t e trovare il valore di x corrispondente. Quindi t valeva x alla terza meno x alla seconda meno x più 1 e dobbiamo capire quando questa quantità è uguale a 1. Ora chiaramente gli 1 si semplificano e posso tranquillamente raccogliere una x. Mi rimane x alla seconda meno x meno 1 uguale a 0. Ora qui avremmo chiaramente x uguale a 0 e questa quantità uguale a 0. Ma x abbiamo detto all'inizio che non può essere uguale a 0, quindi questa risulta essere una soluzione non accettabile. Quindi ci concentriamo sul trovare i valori di x, per cui x quadro meno x meno 1 è uguale a 0. Ma questa è un'equazione che conosciamo molto bene, perché la risoluzione di questa equazione ci porta al valore della sezione aurea. Ossia, chiaramente qui avremo due soluzioni. Per quella positiva, x1, che andiamo a chiamare φ perché è così che indichiamo la sezione aurea, questa vale 1 più radice di 5 fratto 2. Potete verificarlo semplicemente applicando la solita formula del delta e poi delle due soluzioni x1 e x2 a questa equazione di partenza. Una delle due sarà questa, mentre x2, che denotiamo anche con meno 1 su φ, con φ sezione aurea,
chiaramente 1 meno radice di 5 fratto 2. Ora radice di 5 è sicuramente maggiore di 2, quindi 1 meno radice di 5 è negativa, di conseguenza questa x2 è minore di 0. Ma abbiamo detto all'inizio del problema che noi ci aspettiamo una x positiva, altrimenti non potrà mai soddisfare l'equazione di partenza. Questa x2 risulta non accettabile, mentre l'unica soluzione valida è questa x1 definita come la sezione aurea. Grazie mille per aver visto questo video, spero ti sia stato utile. Ti ricordo di lasciare un like se ti è piaciuto e di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Ti lascio nelle schede in descrizione e cliccabile in sovrimpressione la playlist dedicata alle equazioni che svolgo tutti i giovedì e l'ultimo video in cui ho risolto questa equazione irrazionale.